Questa camellia japonica rosa è veramente spettacolare. Buongiorno e benvenuti nel piccolo giardino di Monfestino. Siamo in primavera, in una primavera molto generosa di precipitazioni e quindi di una cosa molto preziosa per il giardino, l'acqua piovana. Preziosa per tutte le nostre piante acidofile, come anche per il resto delle piante, ma le nostre piante acidofile, di cui parleremo oggi, ne beneficiano in modo particolare. Abbiamo visto a inizio video le fioriture che ci hanno accompagnato da fine gennaio fino all'inizio di maggio delle nostre camellie giaponiche, la Snowball, la camellia rosa e la camellia Margaret Days. Adesso siamo a fine fioritura, siamo in primavera inoltrata ed è un periodo perfetto per piantare le piante a terra. Sarebbe perfetto anche in autunno, in entrambi i casi le piante hanno il tempo per adattare le proprie radici, in questo caso prima dell'estate, fosse una piantumazione autunnale prima dell'inverno. La pianta si è adattata, in questi mesi in cui l'abbiamo tenuta sotto l'abete rosso, alla sua posizione finale. La buca è stata scavata per tempo, si è idratata bene, è stata arricchita con terriccio per acidofile, materia organica e concimi naturali, cioè letame, maturo pellettato e humus di lombrico. La rete antigatto famosa. Aggiungiamo materiale drenante sul fondo, fondamentale il drenaggio per queste piante, anche perché dovremo tenerla annaffiata con regolarità, abbondantemente, per evitare che questo abete rosso le rubi tutta l'umidità. Altro terriccio per acidofile. Potete usare anche la torba, argomento delicato. La torba potete usarla solo se certificata, questo è il suggerimento, in quanto è un prodotto non rinnovabile, è un prodotto che viene estratto in modo non sostenibile per il pianeta. Se la torba è certificata invece ci sono le garanzie che sia estratta in modo sostenibile per il pianeta. Idratiamo bene la buca e dopo innaffieremo anche la pianta. Estraiamo la nostra camellia japonica, facciamo il solito controllo fatto più volte in realtà dell'apparato radicale. Guardate. Ho già raggiunto la base del terriccio. Vedete questo? È perlite, materiale drenante. Cerchiamo la posizione giusta. Perché sarà la sua posizione definitiva. Io direi di sì. E ricopriamo di terriccio per acidofile. Questi li lasciamo, questi bastoncini sono potature di abete rosso, quindi materia organica acida che potrà solo aiutare la pianta. Abbiamo premuto bene la pianta a terra, ma sarà la stessa innaffiatura che ci permetterà di togliere le sacche d'aria che ci sono tra il terriccio e le radici. E poi pacciameremo con un materiale inerte sopra per evitare l'insorgenza delle erbe infestanti,
che potrebbero dare fastidio alle radici che in parte sono superficiali di questa pianta. Ah, dimenticavo, questi saranno i guardiani dell'ingresso. Gollum e Annibale, che veglieranno sulla camellia. Ecco qui la nuova casa della camellia Margaret Davis. All'ingresso farà da benvenuto a chi entrerà nel piccolo giardino di Monfestino. Bene, grazie per averci seguito e ricordate, qualunque giorno sia, rendetelo bello.